Salve a tutti. Volevo farvi vedere il mio trapano che mi sono autocostruito. Naturalmente dopo aver fatto il solito mozzetto col mandrino del trapano, che a sua volta va trascinato con un altro trapano e il suo mandrino. Però sappiamo che questo accoppiamento col mandrino, sappiamo tutti che non è mai equilibrato, e si lascia andare vibrazioni, ripercussioni, e poi il trapano va tenuto, va fermato, o che lo si tiene con la mano, che è un lavoro abbastanza pericoloso, o che ci si mette un bastone con le fascette, ma è sempre un lavoro posticcio, sempre un lavoro possibilmente da evitare, diciamo così. E poi i trapani normali che si comprano, girando bassi giri, non è che abbiano poi una gran forza. E, e così, allora mi sono costruito, questo qui mi sono costruito. Ho comprato questo trapano, che in realtà non è un trapano, ma è un miscelatore da malta, cementizia, che ha un po' di differenza rispetto a un trapano. È 2400 watt, anche se poi non lo saranno, è roba cinese chiaramente. Però a differenza del trapano esce, invece del mandrino, esce con un perno femmina 14 MA, equilibrato devo dire. Ha la testa d'alluminio, ma soprattutto ha 3 stadi di riduzione, e questo permettono di avere pochi giri ma tanta forza e tanta coppia naturalmente. È un trapano rudimentale, diciamo, quindi la distanza tra rotore e capi è sufficientemente larga per accettare anche una qualche scaldatina. Non è un trapano sofisticato. Una volta era un trapano fatto con maniglie di qua e il terzo punto per fermarlo. Vabbè, adesso è diventato un trapano totalmente diverso. Ma andiamolo a vedere nei particolari. Per prima cosa ho costruito il mozzo, è un mozzo di 50, lungo 100, la parte esterna finita già al meglio possibile, con le mie capacità. La parte interna invece è lasciata con un po' di, solo a livello di sgrossatura praticamente, per finirla poi dopo la saldatura. Poi ho fatto naturalmente, gli ho saldato quel pezzo qui di trafilato, che è un 25x20, il 20 naturalmente è adatto alle mie cartelle, per la mia torretta, e notare la sagamotura per accettare il mandrino, perché ho voluto sfruttare lo spazio davanti totalmente, il più che potevo, che poi vi farò vedere una volta montato, vi farò vedere il motivo principale. E l'ho saldato sul tornio, l'ho puntato sul tornio, l'ho puntato e poi l'ho saldato meglio in morsa dopo. E mi ero riproposto poi di fresare questo qui per trovare il parallelismo perfetto rispetto a questo. Un caso strano, è diventato perfetto senza bisogno di essere fresato, quindi tanto di meglio, è già a posto, già livellato al centesimo, e meglio così meglio. Una volta fatto questo, ho preso il mandrino di un vecchio trapano, un 16 mm, questo qui, 3x16 mi sembra che sia, no, 2x16, va bene, comunque questo qui. Sono attaccato un perno di 20 in uscita e 17 dall'altra parte, con i relativi cuscinetti, filettato 14, che va dentro direttamente nel trapano. L'accoppiamento l'ho provato naturalmente prima di fare tutto il basamento sotto, era praticamente esente da vibrazioni, e di conseguenza dopo è stato gioco facile fargli una base e fermare tutto. Una volta fermato il tutto, ci ho messo sulla scatolina per farlo partire e fermare, la sua regolazione, che per regolare i giri, che va da 2,50 a 9,50, 1000 giri. Non sono tantissimi, però va bene, anche perché con un trasformatore da 40 volt messo in serie alla stessa corrente servirebbe tranquillamente 260-270 volt, e il trapano li accetterebbe volentieri con un 20% in più e arriverebbe a 1200 giri, arriverebbe. Ma vabbè, difficilmente serve più di 1000 giri. Ci ho poi messo un doppio deviatore
la funzione commutatore per invertire il senso dei carboncini, per invertire la rotazione. E visto che questo trapano non era previsto di inversione, mi è toccato chiaramente aprire tutto e tagliare i fili, ponticellarli e portarli dentro, e comunque il lavoro fatto. E direi che meglio di così non si poteva fare al mio livello. Ma andiamolo a vedere in funzione, andiamolo a vedere. Eccoci qua nella zona di lavoro. Adesso prendiamo il trapano, la torretta è già a zero, il perno è dentro, vediamo se siamo equilibrati. Diamo un'occhiatina, lo guardiamo di così. Vediamo un po'. Qui praticamente già a zero. Lo guardiamo sopra. Il parallelismo. Guardiamo anche qua. Anche qua siamo nell'ordine direi quasi perfetto del centesimo. E da qui si nota l'importanza del mandrino tutto arretrato, perché anche avendo questo spazio qui sulla traversa, comunque anche andando al massimo, vediamo che la zona di lavoro non è tantissima e questo spazio è prezioso, quindi quei 5 cm che ho recuperato lì danno tanti vantaggi, tantissimi. Posso usare una punta 13, 14, posso mettere la fresa, posso mettere tante cose. Adesso lo giriamo dall'altra parte e lo vediamo al lavoro. Allora, da prima mettiamo sul mandrino un pezzo di ferro, guardiamo quant'è, tanto per avere un'idea, a parte che poco ci interessa a noi, 55 per 12. Vediamo se è abbastanza equilibrato, sì, anche se è solo la funzione dimostrativa. Prendiamo il mandrino, prendiamo un centrino, c'è il centrino, una goccetta di olio, ok. Adesso prendiamo il nostro trapano, naturalmente per andare nel senso longitudinale la cartella va ribaltata, quindi dovrò per forza toglierla e poi rimontarla. Per fare meglio tolgo la cartella, siccome che è rimasta pari da prima la lascio tale quale. Mettiamo su il trapano in senso longitudinale, quando questo è alloggiato bene è automaticamente pari. Ok,
prendiamo lo stesso centrino di prima, così siamo sicuri che ok, guardiamo se l'altezza è perfetta, visto che sono stati fatti tanti spostamenti, infatti non è perfetta. Ecco, qui sono perfetti, siamo. La punta non tentenne per nulla, quindi a questo punto dallo strumento azzeriamo, facciamo lo zero macchina, ok, ed abbiamo sempre il punto di riferimento da lì. Torniamo a mettere qua la camera, ok, attacchiamo la spina e possiamo partire. Questa è la prima marcia, questa è massima. Direi che siamo perfetti. A questo punto, visto che siamo centrati, facciamo lo spostamento di, tanto per fare un esempio di lavorazione, a 30 mm, 29, 30. Ok, col divisore blocchiamo il mandrino, lo blocchiamo qui e possiamo partire. Lo mettiamo più o meno a metà, una goccina d'olio, teniamo qua comodo. Centrino, facciamo un esempio di due fori a 180 gradi, facciamo il giro divisore, abbiamo ribaltato la situazione, a questo punto possiamo mettere su, per esempio, possiamo preparare per la maschiatura di 6, quindi una punta di 5,25. Adesso la prendo. Questa è una 5,25, la mettiamo su. Ok, la dieta qua. A questo punto un po' di sbavatura.
il passaggio col maschio. Ecco qui, ci fermiamo un attimino, ci fermiamo perché questo trapano, nonostante vada mettendolo al minimo, è comunque per me troppo forte, troppo veloce, e con il rischio di spaccare il maschio. E allora mi sono fatto un attrezzo, ho fatto praticamente, ho comprato per un sito che conosciamo tutti, questa semplice pedaliera che non è nient'altro che un interruttore al quale ho applicato una piastra di ferro per appesantirlo un pochino, che naturalmente mi funge da interruttore per l'utensile che ci attacco attorno. Quindi qui lo alimento, qui esce con la presa comandata, praticamente comandata dai piedi, e vado ad attaccarlo di qua. Allora il trapano lo lasciamo sempre acceso e poi possiamo benissimo comandarlo da qua e me lo metto sotto i piedi. Siamo perfetti. Una goccina d'olio, facciamo l'accosto e via. Retro. La pulitina. E avanti dall'altra parte. E voilà, i due piletti sono pronti. Facciamo una prova, facciamo una vitterella di 6. Siamo perfetti, non c'è alcun problema. Fatto questo, cambiamo attrezzo. E proviamo la foratura, proviamo. Mettiamo su una punta bella tosta. Ho perso la chiave. Qua c'è la chiave. Togliamo un'altra volta l'ambaradan delle prese e ci rimettiamo in linea diretta. Ok. Siamo ancora a 30 allineati. Una goccina d'olio e andiamo a fare un buco. Andiamo a fare un buco sul 30 addirittura. Non ho stretto bene il mandrino, ma si poteva fare di meglio. In effetti non era tutto tirato. E vabbè, andiamo dall'altra parte, proviamo.
Anzi, facciamo così, facciamo che adesso proviamo la fresatura. Prendiamo una fresina, tanto per provare, un 10. Facciamo lo 0 da questa parte, longitudinale, dell'asse Y. Andiamo giù. Così. Andiamo giù. Una goccina d'olio. E andiamo con la fresatura. Direi che non ci sia nessun tipo di problema, lavoro quasi perfetto, qualche sbavatura ma il lavoro è a posto, direi. Quindi buon trapano a tutti, un salutone, ciao ciao!